Allora, sono le 8:38, inizio a gonfiarlo. 45 è gonfio, poi mettiamo SD, lo carichiamo e andiamo. Ok, siamo partiti e ora puntiamo verso il lago di Garlate, per cominciare l'ultimo pezzo del lago di Como, lago di Lecco, come volete chiamarlo per non litigare, e poi ci infiliamo nel lago di Garlate, poi il lago di Olginate e poi l'Adda finalmente. La ruota panoramica oggi è ferma ed ecco noi ci infiliamo là. Noi questo tratto l'abbiamo fatto fino a Colico, quando abbiamo ripetuto il sentiero del viandante ma in kayak con lo Swing 2. Ci sono tutti i video sul canale nella playlist Swing 2. Le onde che vedete sono quelle provocate dal Tivano che soffia da nord oggi a 10 km/h, però non portarci a riva, Giulia. Stiamo andando a 6,7 km, sto appagaiando solo Giulia perché ci spinge il vento e c'è anche un pochino di corrente tra un lago e l'altro, per cui si va spediti, e qui il fondo rigido piatto aiuta a mantenere la velocità e a appagaiare con più, diciamo, con meno fatica, con più agio. Questa è l'isola Viscontea, quello era il ponte Visconti, che in realtà è un ponte molto antico ma è stato rimaneggiato così tante volte che non lo sembra più. Aveva anche delle torri ai due lati, era fortificato, e qui ci costruivano altre fortificazioni della famiglia milanese. Adesso è un'isola, diciamo che sia del comune, la affitti per matrimoni se volete, è collegata alla terraferma da un ponticello perché lì c'è un canale là dietro, però è molto basso per cui non c'entriamo. E niente, ora ci dirigiamo verso il lago di Garlate, che sono 4 km di pagaiata nel lago, poi dobbiamo fare il trasbordo alla diga di Olginate, però questa volta abbiamo il nostro carrellino Ecla Beach Rolly, che è fantastico per il trasporto dei kayak gonfiabili, per cui soldi ben spesi. C'è la recensione sul nostro canale se volete vedere, perché poi è possibile accessoriarlo in infiniti modi. È un po' costoso, però vale ogni euro speso. Basso, però guarda là, il pennuto che scappa, però non vuole volare, scappa a nuoto. Cigno, che è un po' presto per entrare in acqua, si sta ancora spusciando perché si è appena svegliato. Ha fatto nottata quel cigno lì, è single, d'altra parte. E ora i pennuti che vi hanno disturbato vengono a bombardarci. Spero di no. Ecco là la diga di Olginate. Approdiamo la spiaggetta qui, tiriamo fuori il kayak, lo montiamo sul carrellino e facciamo un trasbordo per passare alla diga di Olginate che è là in fondo. Questa volta dovrebbe essere molto più semplice grazie al carrellino nuovo. L'Adda ricomincia per pigliare poi il nome di lago dove le rive allontanandosi di nuovo lasciano l'acqua scendente. C'è chi porta a spasso il cane e chi porta a spasso il kayak. La diga di Olginate, qui c'è un pezzo d'Adda, poi il lago di Olginate e poi di nuovo Adda.
Oh, questo è il laghetto di Olginate, guarda che bello, tranquillo, pacifico. E tu che ne pensi? Ti piace questo laghetto? Ti piace? Fai sì con la prua se ti piace. Adesso lo mettiamo giù qua alle scalinate e cominciamo a scendere. Là è già Adda. Siamo tornati in acqua alla scalinata che c'è circa 250 metri dopo la diga di Olginate. Là sopra c'è anche una fontanella, è un ottimo punto per fermarvi un attimo e riposarvi dopo il trasbordo, riempire le borracce se siete già svuotate. Forse ora si riesce a vedere il castello di Vercurago e guardate lì alla destra del traliccio, in alto, a mezza costa, c'è il castello di Vercurago, che la tradizione vuole sia il castello del nominato dei promessi sposi. E ora noi andiamo a prendere l'Adda. C'è uno stormo di pennuti pronto a alzarsi in volo alla prima emergenza. E là, guardate, il livello dell'Adda, del lago e dell'Adda sono così bassi che penso siano affiorati i paletti. Noi l'altra volta non li abbiamo visti quei paletti lì, perché l'acqua era più alta. Infatti vedete che la riva è un pochino scoperta lì, in realtà dovrebbe esserci acqua fino alla vegetazione. Ma sono tutti cigni, accidenti, c'erano 6 là indietro, qui tantissimi, più avanti le papere, eccole là che volano. Queste primavere sono state delle covate eccezionali. Guardate, dritto davanti a noi le grigne, là dietro il resegone, là i corni di Canzo e oltre c'è il triangolo, i monti del triangolo lariano con il San Primo, e poi scendendo sotto c'è Bellaggio. E noi qui vedete c'è la corrente, praticamente questo è già Adda, comunque è un posto bellissimo, guardate tutti i cigni, ce ne sono tantissimi, decine di cigni, tutti qui a pascolare, a cercare vegetazione sul fondo, perché il cigno è vegetariano, ricordate, vabbè, anche il pane è vegetariano, però il pane non gli fa troppo bene, lui deve mangiare la vegetazione del fiume, sul fondo del fiume. Solo che poi ha assaggiato il pane e non ha capito più niente, perché cavoli, rispetto a un'erbettina che cresce sul fondo del fiume e una pagnotta fragrante calda di forno, anch'io avrei pochi dubbi. Buongiorno dai due in cammino e in kayak, guardate che bella giornata magnifica di sole, io sono qua in kayak. Siamo sull'Adda e c'è Giulia che pagaia per noi, per cui su via, premiate i suoi sforzi, iscrivetevi al canale, aiutateci a crescere, non vi costa nulla e vi si porta in bei posti, guardate. Questo è il santuario della Madonna del Lavello, proprio Lavello, non Avello, del Lavello, e là comincia l'Adda vero e proprio. Qui corre tutta la pista ciclabile, ciclopedonale, noi l'abbiamo percorsa tutta da Lecco fino a Lodi a piedi, e poi con l'altro kayak con uno swing della Gumutex abbiamo fatto da Lecco fino a Cremona, perché siamo sbucati sul Po, per cui sul canale trovate tutte le playlist sia della discesa a piedi dell'Adda che della discesa in kayak. Okay, dove c'è il santuario della Madonna del Lavello è l'unico tratto non propriamente piatto d'acqua, però è veramente poca roba. Qui c'è qualche mulinello sotto il ponte, ma è francamente niente di difficile da affrontare. E adesso è una placida discesa fino a Paderno, che vedremo di godercela tutta. Stiamo facendo una cosa malvagissima, stiamo andando a vedere, ovviamente a lontananza giusta, un cigno con i piccolini. Ciao! Ciao piumini adorabili! Ciao, 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 ciao! Guardate che bello l'Adda qui che scorre incassato tra le colline,
È il punto paesaggisticamente migliore dell'Adda, questo tratto da dopo Olginate fino a, diciamo, Paderno, Brivio. Poi dopo a tratti più divertenti da pagaiare perché l'acqua è più mossa, sono le rapide, però in uno scenario così con tutte le colline dietro le montagne poi non lo vedete più perché si va verso la pianura. Quella da sopra è la rocchetta di Airuno, che è uno dei 50 santuari mariani toccati al cammino di Sant'Agostino che trovate sul nostro canale, perché ci siamo passati a piedi ovviamente, e anche l'altra volta quando siamo andati qua in kayak. Fra un po' dovevo trovare l'area sosta per fare un po' pranzo. Abbiamo tirato arrivo al kayak e siamo qua seduti su una roccia che guarda sul fiume, ci sono tutti i pesciolini lì e ci sono tante alghe, diciamo, c'è poca acqua e tante alghe. Ed ecco qui la pellegrinetta che fa anche lei pausa pranzo col suo panino veg che ha un odoraccio affumicato. Guardate che bello qui, silenzio, finalmente non si sente più il traffico perché non c'è più la strada che corre qui vicino, si vedono le ultime colline, siamo soli sul fiume, siamo solo noi e gli uccellini, gli uccelli acquatici. Veramente stupendo. Lì c'è l'area di sosta attrezzata di Airuno, sono le panchine, c'è la fontanella, per cui se avete bisogno di rifornirvi l'acqua potete scendere lì, che adesso col livello un po' basso dell'acqua sta un po' più fatica, però in qualche modo si può fare, uno scende, riesce a camminare sopra la distesa di alghe. E qui c'è qualche albero caduto. Qui è molto bello, il corso del fiume è placido, non ci sono pericoli, vabbè, a parte i pericoli intrinseci di un fiume che se cadete dentro. Altri cigni che hanno ancora, ci sono anche i giovani, quelli grigi, quelli tranquilli, la gente guarda i cigni, invece che i lavori stradali, qui sull'Adda guardano i cigni. Se poi, esatto, se poi il cigno facesse anche dei lavori stradali sarebbe proprio apoteosi. Col becco a martello pneumatico. Qui il fondo dell'Adda risale improvvisamente, c'è questa lanca poco profonda. Allora, qui c'è un canale in mezzo, guarda, si apre un canale qui in mezzo e queste sono tutte piante acquatiche, tra ninfee, loto, queste sono gialle. Guarda se riesce a entrare nel canale, vedete che qua, sì, vedete qua come basso il fondale, c'è proprio un gradino dalla lanca laterale al corso dell'Adda, che è questo. E questo è il castello di Brivio, praticamente aveva 3 torri mi pare, ma di quelle originali ma è solo questa. Poi comunque è stato trasformato in residenza, molto bello, ma non è più il castello di una volta, se passassi qui il Barbarossa non lo riconoscerebbe. Una canoa che solo in Italia viene chiamata canoa canadese, perché nel resto del mondo basta dire canoa e la gente sa già cos'è.
entrare in questa lanca dove ci sono tantissime gallinelle. Vediamo di non farle scappare come facciamo di solito. No, si stanno andando a rintanare. Non so se oggi è in ferie oppure se è in pausa pranzo, però il traghetto di Leonardo è ormeggiato e non sta traghettando nessuno sull'altra sponda. E quindi sta andando a mangiare il pane. Infatti c'è un'ada col panino in bocca e tutte che la stanno rincorrendo. Quanti cigni, sono degli adulti e dei giovani che sono lì per cambiare il piumaggio e mettere la livrea da adulto, perché si vede già spuntare qualche piuma bianca da quelle grigie. Ogni momento è buono per avvistare il pontile qua sulla destra, perché là oltre quel ponte non possiamo andare, e di sopra le case rosse c'è la salita che dobbiamo fare a piedi col carrellino.